Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di luglio 2023. Ok, abbiamo la carta dell'imperatore, amici dei pesci. Quando c'è l'imperatore può fare riferimento a una figura genitoriale, eventualmente a un padre, a un capo o più semplicemente a una certa stabilità che andrete raggiungendo o che state magari costruendo. Per qualcuno rappresenta una sorta di presa di posizione. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e per sapere come unire questi tre oroscopi ho pubblicato un video che è una guida e la trovate sotto nella descrizione, così come anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Ragazzi, cominciamo con un asso di coppe, 4 di coppe, abbiamo un fante di denari, un asso di denari, un 7 di coppe, un 3 di coppe e un 8 di coppe. Devo dire molte coppe, ragazzi. Queste sono le tre carte che erano cadute coperte, c'è un diavolo, un 10 di denari e il mago, ma non le prendo. Ragazzi, asso di coppe, nuovi inizi. L'asso di coppe parla di apertura del cuore, parla di innamoramento o proprio di nuove emozioni, nuovi sentimenti, anche nuove idee per qualcuno che partono, che iniziano. È qualche cosa dove c'è dell'amore, c'è dell'affetto. Magari si tratta proprio di una relazione, magari si tratta di un figlio perché parla anche di nascite, o appunto può essere la nascita di un'idea. Abbiamo poi un 4 di coppe e qui sembra che ci sia qualcuno o qualcosa che non vediate arrivare. Può essere un'occasione che avete lì di fianco a voi e che non state vedendo in questo momento, o può essere addirittura una persona che sia lì di fianco a voi e voi non ve ne rendete conto perché fondamentalmente pensate a questo fante di pentacoli che, se l'asso di coppe fa riferimento a dei figli o a un'idea nuova, un progetto nuovo, il fante di coppe di pentacoli gli va un po' dietro, nel senso che potrebbe essere questo nuovo percorso di studi piuttosto che questo figlio da cui voi non riuscite a distogliere l'attenzione. Dipende un po' da che cosa rappresenta per voi l'asso di coppe. Avete anche un asso di denari al contrario, è come se ci fosse qualche cosa che non viene, che non mette radici. L'asso di denari al contrario è sempre un inizio che in realtà non ha basi solide, per capirci. In effetti poi abbiamo anche qui un 7 di coppe al contrario, un 3 di coppe e l'8 di coppe. Queste le andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo adesso da questo asso di coppe, andiamo a vedere un po'. Abbiamo di nuovo l'energia dell'8 di coppe e il carro. Allora, può essere che ci sia stato uno spostamento, un cambio di impresa, di azienda, un movimento magari lavorativo per andare a cercare più clienti, ipotesi. Se fosse una questione affettiva è come essersi allontanati da un certo posto, aver fatto un viaggio o aver preso una certa scelta che vi dà
il passo a una direzione ben specifica proprio per questo asso di coppe, per questo nuovo inizio, per questo nuovo amore, per questo nuovo obiettivo, diciamo così. Andiamo a vedere il 4 di coppe a cosa fa riferimento. Abbiamo un 8 di bastoni e un 3 di pentacoli. Credo che qualcuno sia in attesa di qualche comunicazione, di qualche notizia, di qualche collaborazione. Può anche essere che abbiate fatto un movimento prima di avere la certezza da parte dell'altra persona. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 5 di denari, il 10 di coppe, un 2 di spade, il re di bastoni e la regina di bastoni. Dunque, devo dire che essendoci due figure dello stesso seme, il 10 di coppe, è un po' come se foste con la testa, diciamo così, nei confronti di questo fante di denari, come se vedeste solo con questa persona la possibilità di creare questa famiglia, se fosse un figlio, questo progetto, se fosse un collega o un collaboratore per il lavoro. È come se vi foste focalizzati solo su quella persona lì. È per quello che non vi state guardando intorno, è per quello che c'è questo 4 di coppe. Però a quanto pare può essere che questa situazione non parta in modo concreto. Andiamo a vedere l'asso di denari. Allora abbiamo la luna, asso di denari, il mondo, il 2 di bastoni, l'asso di spade e il 9 di coppe. Come se ci fosse una sorta di paura nell'arrivare al risultato, nell'arrivare in concreto a quello di cui qui si parlava. Sapete, ci sono delle persone che hanno paura del proprio potere, di conseguenza non riescono ad attirare potere. Fa parte delle credenze limitanti, eh? È come se mancasse qualche cosa, qualche comunicazione, lo vediamo sia qui che qui. Qualche dono per qualcuno può essere anche magari una sorta di carenza economica che non fa partire questo progetto. Perché qui abbiamo un 5 di pentacoli, parla di carenza economica, anche se poi a livello affettivo c'è un bel 10 di coppe, quindi parla di appagamento emotivo, è la famiglia completa. Andiamo a vedere il 7 di coppe, perché anche qui c'è la carta del mondo, che è di nuovo un'altra carta che parla di bambini come l'asso di coppe. Allora abbiamo abbiamo una regina di spade per il 7 di coppe, un 7 di spade e il giudizio. Oh, wow! Ragazzi, qui ho come la sensazione che verranno fuori degli altarini, cadranno un po' le illusioni. Questa sorta di attesa che sento un po' qui con questo 4 di coppe, l'attesa della comunicazione, un'attesa di chiarimento, un'attesa di... verranno fuori degli atteggiamenti, dei comportamenti o comunque verranno a galla quelle che sono state semplicemente, diciamo, degli specchi per le allodole, dei, tra virgolette, tranelli, delle cose dette o fatte solo per illudervi.
Tenete presente che quando c'è la regina di spade bisogna tagliare semplicemente o le questioni o le persone o gli atteggiamenti o magari anche i pensieri che non servono più. E con il 7 di spade c'è questa sorta di anche proiezione, se vogliamo, ma per fortuna abbiamo questa carta del giudizio, che è quella carta che vi dice di vedere le cose da un punto di vista più ampio. È come se qua vi rendesse conto di qual è la cruda realtà. Però abbiamo comunque un 3 di coppe, che è una carta che parla di festeggiamenti, di amicizie. Andiamo a vedere. Come se raggiungeste un risultato. Re di spade, abbiamo re, regina di spade, re e regina di bastoni. E 7 di coppe nuovamente. Voglio andare a vedere anche l'8 di coppe. 9 di bastoni e mago al contrario. Il mago era già uscito prima, vi ricordate? Allora ragazzi, qui ho l'idea che qualsiasi sia, qualunque cosa sia per voi l'asso di coppe, che sia appunto l'idea, il progetto, il nuovo amore, la volontà di avere un figlio, una nuova nascita, ho come la sensazione che qui c'è un movimento a luglio, magari per qualcuno si tratta di andare in ferie, di infatuarsi di una persona, però ecco, è come questa sorta di attesa di voler realizzare quello che è una coppia in armonia, una coppia felice, magari non ci sono i presupposti di base perché magari uno, non lo so, abita a Padova e l'altro abita a, non lo so, Norcia, per dire, e quindi c'è un problema di distanza fisica, però comunque ci sono i presupposti per creare una bella storia, una bella relazione con questa persona o anche una bella collaborazione lavorativa. Vi dico così perché comunque abbiamo questo 3 di pentacoli, che parla sempre di collaborazioni. Però vi dico anche che se siete in questa prima fase di luglio un po' così, un po' diciamo troppo focalizzati solo su un tema, è anche vero che nella seconda settimana del mese cambieranno un po' le questioni, nel senso che qui cadranno le illusioni, è come se capirete che vi dovete sostanzialmente allontanare, ragazzi, da certe dinamiche. Potrebbero essere da certe persone, potrebbero essere degli amici, però qui è un po' come se, ok, una di queste persone, che è la regina di spade, ha di fianco un 7 di spade, quindi può essere il fatto che una persona non sia completamente onesta nei vostri confronti, non perché cioè, abbia qualche cosa direttamente con voi, ma perché semplicemente ha un'attitudine poco cristallina. E di qui, vedendo questo re di spade con il 7 di coppe vicino al 3 di coppe, ho come la sensazione che cercheranno un po' di illudervi. Mm? Quindi mantenete la vostra posizione. Con la carta dell'imperatore si tratta qui di mantenervi ben saldi su quelle che sono le vostre idee iniziali, i vostri obiettivi, quello che voi volete. Tenete presente che avete anche un 8 di coppe alla fine che parla di un viaggio interno, di un viaggio interiore. Può anche essere viaggio esteriore, ce l'avevate anche qui inizio lettura. Però perché? Perché dovete imparare a proteggervi, dovete imparare a capire quali sono i vostri limiti, a mettere fondamentalmente i limiti. Questo mi va bene, questo non mi va bene. E, e una volta che avete capito qual è la vostra zona di comfort, diciamo così, questo mago si potrà poi girare a testa in su, perché da lì in avanti diventa più chiaro capire il tipo di direzione da dare alla vostra vita, alla situazione o alla relazione che sia, ok? Però ecco, vi invitano a fare un lavoro di autoanalisi, di guardare al passato, di prendere spunto da quello che sono le esperienze passate. Vi dicono di ricercare qual è la verità, la vostra verità, più che quella che vi raccontano. Tenete presente che quando c'è l'imperatore è sempre qualcuno che si è formato da sé. È lui che ha creato le sue regole che gli hanno permesso di formare un impero. Quindi qui è un po' come se vi dicessero seguite il vostro sentire interno. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Wow, compassione, che è una carta numero 17
e ci sono due cigni e mi ricorda tanto, insomma, il cigno, l'amore, l'accudimento, la rinascita anche, perché no? Però sì, vi dice di lavorare sulla compassione. Però ragazzi, prima che sugli altri, questo genere di emozioni, bisogna riuscire a integrarle per noi stessi. Solo quando una persona riesce a essere compassionevole con se stesso, riesce poi ad avere lo stesso tipo di attitudine nei confronti degli altri. Ok? Quindi chiedetevi dove dovete avere compassione di voi stessi. Bene, amici dei pesci, spero che comunque la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se volete sostenere il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che comunque ci sono due fasce di abbonamento, quella più bassa è semplicemente per supportare il canale, quella più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale e personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!